Sono Walter Passerini, un giornalista che con Ignazio Marino ha scritto Senza pensioni per chiare lettere. Il libro ha un sottotitolo, tutto quello che volete chiedere sul vostro futuro ma che nessuno osa dirvi. Il libro contiene la bomba previdenziale, questa bomba la cui miccia è ormai accesa e che deflagrerà abbastanza presto. Si può leggere anche come thriller, nel senso che si parla di un delitto, il delitto del futuro, il delitto delle giovani generazioni a cui non diciamo come vivranno nei prossimi anni. Perché? Perché il sistema pensionistico è quello che ha tenuto insieme le società precedenti, mentre l'attuale sistema pensionistico non è in grado di reggere le future generazioni. C'è un paradosso, sono i giovani precari insieme agli immigrati che in questo momento stanno tenendo attive le casse previdenziali, in particolare quella dell'INPS. Se volete, c'è anche un altro paradosso, cioè il fatto che si impedisca ai giovani di entrare nel mercato del lavoro pagando quindi i contributi, alimentando con nuove risorse le casse dell'INPS, ma nello stesso tempo si tengono sul lavoro le pensioni anziane. Ecco, il governo non sta facendo nulla da questo punto di vista, sta semplicemente operando con una logica di cassa, ma non sta introducendo degli elementi strutturali che servano soprattutto ai giovani. Si tratta in sostanza di incentivare le aziende ad assumere giovani, i cui contributi potranno alimentare non solo le pensioni di coloro che oggi, beati loro, sono in pensione, ma anche le pensioni dei giovani stessi. Ormai è abbastanza vergognoso e risaputo il fatto che ci sarebbero tanti sprechi nella previdenza, ci sarebbero le pensioni dei politici, le onorevoli pensioni. Non dico nulla su altre vicende che hanno a che fare con i vari campioni mondiali. Pensate che c'è un dirigente di un grande gruppo, insomma, della Telecom, tanto per non far nomi, che prende 90.000 euro al mese di pensione netta. Ecco, ci sono delle storture di questo tipo. Certamente anche la previdenza si collega ai risparmi e alla riduzione dei costi della politica. Credo che la cosa più importante sia legata al lavoro, cioè dobbiamo far entrare i giovani per impedire che non solo non abbiano in futuro una loro pensione, ma perché non vedano più nel lavoro una sorta di leva per un loro riscatto. Quello che fa specie è che non parla nessuno di queste cose. Cerchiamo di documentare l'indignazione delle persone, di dare dei numeri anche sulle ragioni e anche su qualche possibilità di via di uscita. Io mi stupisco di come non stia succedendo una rivoluzione sociale, non soltanto per la mancanza di lavoro stabile in Italia, ma soprattutto per una bomba pensionistica che tra qualche anno ci troveremo tra i piedi. Posso dire che ci sono delle categorie come quelle di alcuni professionisti, per esempio, o di lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, che prenderanno circa il 10% del loro reddito in termini pensionistici. Per quanto riguarda i precari, non arriveranno molto probabilmente al 30-35% del loro ultimo reddito in termini pensionistici, quindi c'è una falcidie. Si salveranno un po' i lavoratori pubblici, ma anche loro vedranno dimezzati i loro redditi, e in parte i dipendenti privati. Ecco, quello che è importante è che il metodo contributivo ha cambiato le carte e bisogna conoscere questo nuovo gioco per poter reagire, per poter soprattutto avere delle strategie personali di tipo pensionistico-previdenziali, ma poi chiedendo alla politica di fare il suo lavoro, che è un lavoro di responsabilità. Oggi il delitto non ha ancora dei responsabili. Ciao a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, mi chiamo Ignazio Marino e sono un giornalista di Italia Oggi. Da quando ho iniziato la mia professione mi sono sempre occupato di tematiche legate al lavoro, alla previdenza e soprattutto alle pensioni. L'Italia ogni anno paga 14,1% di spesa pensionistica, la media dell'OCSE invece è appena del 7%. Dunque il governo continuerà a intervenire sulla materia per cercare di tenere quantomeno sotto controllo questa spesa destinata, secondo i calcoli della Ragioneria dello Stato, a salire fino al 15,3%. Poi cosa si devono aspettare gli italiani da questa situazione? Sicuramente altri tagli alle pensioni, soprattutto le nuove generazioni ne pagheranno il conto più salato. Questo perché l'economia oggi non cresce quanto dovrebbe per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. Negli anni 60 l'Italia
media cresceva al ritmo del 6% l'anno, oggi non cresciamo nemmeno dello 0,5%. Tutto ciò sui conti pubblici ha un'incidenza ben precisa che deve far preoccupare gli italiani. È possibile una soluzione a questo scenario cupo per le pensioni italiane, ma soprattutto i più giovani devono intervenire subito. Come intervenire? Basta accettare il concetto che bisogna pagare di più. Sarà la scelta più difficile da accettare, ma soltanto aumentando la capacità contributiva, cioè soltanto riempendo quel salvadenaio previdenziale proprio, si potrà fare affidamento su una pensione in grado di garantire una vecchiaia non da poveri, come attualmente il libro riesce a immaginare stando alle condizioni attuali. Nel 1996 lo Stato, per mettere un freno alla spesa pensionistica in ascesa, ha apportato una riforma definita come riforma Dini o riforma del metodo contributivo. Stando ai calcoli attuariali di oggi, con questo sistema contributivo un giovane professionista, un giovane lavoratore autonomo che comincia a lavorare in questi ultimi anni andrà in pensione con un assegno che nella migliore delle ipotesi supererà il 30% del suo ultimo reddito annuale. Questa è una situazione diffusa che investe le nuove generazioni, pertanto è opportuno mettere in conto l'analisi della propria situazione previdenziale per pianificare al meglio un futuro quanto più sereno possibile, che ad oggi il governo, interessato più a mettere i conti in salvo, non si sta per nulla preoccupando. L'estate che ci siamo lasciati alle spalle ha visto il legislatore tornare ad intervenire sulle pensioni. La spesa pensionistica è troppo alta e quindi bisogna tenerla ben sotto controllo. Questo vuol dire che il governo ritornerà nuovamente ad incidere su questa materia particolarmente sensibile ai conti pubblici, e pertanto va messo in conto altri interventi possibilmente anche incisivi sugli assegni pensionistici.